Ciao e benvenuto al mio canale. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di limite dei contanti, 2000 euro dal 2020, cosa cambia e la soglia dei pagamenti. Scopriamolo insieme in questo nuovo video. Bene, partiamo. La soglia massima per i pagamenti in denaro infatti passerà da 3.000 euro a 2.000 euro nel 2020 e nel 2021 e poi passerà a 1.000 euro dal 2022. Chi l'ha detto? L'ha detto proprio l'articolo 18 del decreto fiscale 2020 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 di ottobre del 2019. Secondo la logica del nostro governo, cercare di ridurre l'uso dei soldi e aumentare l'uso del bancomat e delle carte di credito, ovviamente di tutti i pagamenti tracciabili, quindi anche il bonifico bancario o postale, rientra nella loro strategia di lotta all'evasione. Il decreto fiscale 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduce di nuovo il limite per il pagamento in contanti. Come ho già detto, infatti si passerà di nuovo a 2.000 euro dal 1 luglio 2020 e poi si ritornerà di nuovo a 1.000 euro dal 1 gennaio 2022. Come si può notare, le nuove regole per cercare di limitare i pagamenti cash, per dirla in inglese, saranno applicate in modo graduale e si inizierà proprio da luglio 2020 ad abbassare il limite dell'uso dei contanti. Perché proprio da luglio? Fammi sapere nei commenti se anche tu hai capito il motivo per cui è stata scelta proprio quella data. È tornato quindi di moda il vecchio limite del denaro contante che era già stato introdotto dal vecchio governo Monti, ma a differenza di quel governo, in questo nostro nuovo governo il passaggio non sarà immediato, ma avverrà un pochino alla volta. Questa nuova legge, infatti, è stata pensata proprio per combattere l'evasione fiscale. Intanto, oltre a parlare di evasione, quello che sta cercando di fare il governo è di cercare di limitare l'uso dei soldi in contanti in favore dei pagamenti elettronici, tipo il bancomat, la carta di credito o il bonifico. Lo scopo del governo è quello di far uscire alla scoperta tutta un'economia sommersa, ma soprattutto è anche quello di dare una modernizzazione all'Italia. Poi, per cercare di incentivare l'uso dei bancomat e delle carte di credito, il governo ha tirato fuori una specie di strategia che si chiama Lotteria degli scontrini, che partirà proprio dal 1 di gennaio del 2020. La stretta all'uso del contante da parte del nostro governo Conte è stato un compromesso tra il Movimento 5 Stelle ed Italia Viva, che a quanto pare non erano molto d'accordo con questi nuovi limiti restrittivi. Le novità del decreto fiscale. Con il decreto fiscale è arrivata la nuova stangata sull'utilizzo dei soldi contanti. Dal 2020 i limiti cambieranno un'altra volta e saranno abbassati a 2.000 euro a partire da luglio. Il testo del decreto fiscale ha stabilito questi tre limiti e te li riassumo così. 3.000 euro fino al 30 giugno 2020, 2.000 euro dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, 1.000 euro dal 1 gennaio 2022. Con questa nuova norma che è stata inserita nel testo del decreto fiscale 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, saranno ripristinati i vecchi limiti sul contante a 1.000 euro che erano stati introdotti dal governo Monti.
Questa novità è stata inserita nell'articolo 18 del testo definitivo del decreto fiscale e questi sono i due punti principali. A decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. Il punto 2 dice che per le violazioni commesse e contestate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo applicabile è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1 gennaio 2022, il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro. Quindi la soglia massima dei pagamenti in contanti sarà abbassata dagli attuali 3.000 euro ai nuovi 1.000 euro. Ad oggi, 2019, che sto registrando questo video, il limite è di 2.999,99 euro. Gli unici però che hanno un limite più basso attualmente sono i money transfer, che invece hanno un limite di 1.000 euro. Vorrei solo ricordarti che tutti i money transfer sono obbligati a seguire queste due regole. Devono comunicare ogni mese all'archivio dei rapporti finanziari la natura e l'esistenza di rapporti o operazioni fatte al di fuori di un rapporto continuativo. Questo, tradotto in parole povere, vuol dire che riguarda tutti coloro che non hanno un conto corrente aperto in banca. 2. Devono indicare i dati anagrafici delle persone. Ad oggi, quindi, e fino a luglio 2020, salvo ulteriori modifiche, perché poi qui le cose cambiano in continuazione, ci sono queste due regole. Fino a 2.999,99 euro è possibile dare soldi in contanti a un'altra persona o un'altra azienda. Da 3.000 euro in su si dovranno usare degli strumenti tracciabili, quindi bonifico bancario, carta di credito, eccetera, eccetera, per poter trasferire dei soldi da una persona all'altra oppure a un'altra azienda. Come ho detto prima, il nostro governo sta cercando di fare una lotta all'evasione e infatti negli ultimi mesi c'è stata una stretta sui contanti su più fronti. Infatti dal 1 settembre tutte le banche dovevano segnalare all'Agenzia delle Entrate anche tutte le operazioni o transazioni fino a 1.000 euro nel caso di superamento del limite mensile di 10.000 euro. Dicono che questa lotta all'evasione è stata messa in atto dal nostro governo perché siccome in Italia c'è un'altissima pressione fiscale, vorrei solo ricordare che in Italia abbiamo più di un centinaio di tasse, il nostro governo quindi dice che l'evasione fiscale raggiunge dei livelli molto alti. Incentivi al pagamento con il bancomat. Per cercare di far quadrare i suoi conti, il nostro governo sta lavorando velocemente per cercare di digitalizzare il nostro bel paese, in modo da rendere più facile la vita ai contribuenti. Fammi sapere qui sotto nei commenti se questa strada che sta seguendo il nostro governo è quella giusta secondo te. Per adesso gli unici due mezzi che il nostro governo sta usando sono questi. Da un lato cerca di ridurre l'uso del contante, che per adesso in Italia è il sistema più utilizzato o per meglio dire preferito dalla maggior parte della gente. E due, sta cercando di invogliare la gente a usare i pagamenti tracciati, bancomat e carte di credito. E infatti è in quest'ottica che si inserisce anche la lotteria degli scontrini, che partirà proprio dal 1 gennaio 2020 con migliaia di premi del valore di tanti mila euro, con estrazioni mensili. Per partecipare all'estrazione degli scontrini però bisogna essere maggiorenni. Poi bisogna spendere minimo 1 euro e per ultimo bisogna anche avvisare il commerciante di voler partecipare alla lotteria degli scontrini, comunicando anche il proprio codice lotteria. Vorrei far notare che il codice lotteria non è un codice fiscale, ma è un nuovo codice
che bisognerà chiedere all'Agenzia delle Dogane registrandosi proprio sul loro sito internet. Sono valide anche tutte le ricevute per le prestazioni d'opera, quindi per capirci se si fanno dei lavori in casa con l'idraulico o con l'imbianchino, oppure sono valide tutte le ricevute del parrucchiere o le ricevute del meccanico. L'importante è che sia stato comunicato il codice lotteria anche a loro. Questa nuova lotteria degli scontrini, se non lo sai, è già in funzione in Portogallo da qualche anno. Chi paga con il bancomat raddoppia le possibilità di vincere. Se si userà il bancomat, tutte le persone saranno più incentivate a chiedere lo scontrino e ovviamente avranno più voglia di usare dei sistemi di pagamento tracciato. Bastonata in arrivo per i commercianti. Per tutti i commercianti, negozianti o liberi professionisti che non permetteranno ai propri clienti di partecipare alla lotteria degli scontrini, quindi non accetteranno di trasmettere il codice lotteria, saranno previste delle belle sanzioni. Infatti si parte da una multa di minimo 100 euro e si arriva fino a 500 euro. Anche se ad oggi non è stata prevista nessuna norma che li obblighi a trasmettere il codice lotteria dei propri clienti all'Agenzia delle Entrate. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!